storia che vi stiamo per raccontare si svolge nella Virginia occidentale, più precisamente a Point Pleasant, una piccola e tranquilla cittadina da poco meno di 5.000 abitanti. Questo luogo sarebbe rimasto del tutto anonimo se non fosse stato protagonista, a partire dal 1966, di un curioso fatto di cronaca che lo fece conoscere in tutto il mondo. Era la sera del 15 novembre, quando due coppie di giovani ragazzi stavano percorrendo sulla stessa macchina la provinciale che li avrebbe ricondotti a casa. All'altezza di una fabbrica di tritolo, abbandonata dopo la fine della seconda guerra mondiale, scorsero due forti luci rosse, simili a due fari. Incuriositi, accostarono e scesero dalla vettura per andare a controllare di cosa si trattasse. Mano a mano che si avvicinavano, quelle due luci rosse diventavano sempre più forti e allo stesso tempo quasi inquietanti. Una volta arrivati ad una certa distanza, scoprirono a loro malgrado che quei fari erano in realtà dei giganteschi occhi. Essi si trovarono con terrore di fronte ad una creatura dalle fattezze umanoidi, alta più di 2 metri, priva di collo, ricoperta da una peluria grigia e ali da pipistrello raccolte dietro la schiena. Presi dal panico, risalirono in macchina e fuggirono a tutta velocità verso il centro abitato. Ma il loro incubo era ancora lontano dal concludersi. Come un predatore implacabile, l'essere spiccò il volo e attaccò dall'alto l'automobile. La creatura vantava un'impressionante apertura alare di ben 4 metri e una velocità in volo che sfiorava i 160 km/h. Planava sul tettuccio della vettura e li fissava dal parabrezza con i suoi occhi rossi e inespressivi. Forse i primi lampioni e le prime abitazioni dovettero farlo desistere, poiché, come era apparso, scomparve nella notte. Sconvolti, i ragazzi si precipitarono al comando di polizia e raccontarono l'accaduto allo sceriffo. In altre circostanze, tutta questa storia sarebbe stata classificata come una bravata, ma non era il caso di questi ragazzi. Lo stesso sceriffo infatti dichiarò: «Conosco questi ragazzi, sono brave persone e quella sera ho visto il terrore nei loro occhi. Non era di certo uno scherzo». La notizia giunse immediatamente alle orecchie di un giornalista locale che scrisse un articolo al riguardo. Fu lui a battezzare quello strano mostro Mothman, la cui traduzione è appunto uomo falena. Se il tutto si fosse limitato ad un avvenimento circoscritto, probabilmente questa storia sarebbe finita nel dimenticatoio nel giro di qualche settimana, ma tra il 1966 e il 1967, nell'arco di questi 13 mesi, gli avvistamenti si moltiplicarono in tutta la zona, creando un panico collettivo. Dunque, la storia dell'uomo falena era diventata virale. Su di lui nascono leggende, tra cui quelle in cui si pensa che rappresenti un presagio di morte. Dopo la sua prima comparsa negli anni 60, è stato infatti quasi sempre avvistato in luoghi dove sono accaduti disastri o tragedie, a cominciare proprio da Point Pleasant. Era il 15 dicembre del 1967, quando il ponte costruito sul fiume Ohio, il Silver Bridge, crollò. Dopo quell'avvenimento, la creatura non comparve mai più in quella piccola cittadina. Per fare un altro apparente incontro con l'uomo falena, dobbiamo fare un salto temporale di un paio di decenni, quando, nel 1986, a Chernobyl in Ucraina, dei tecnici dichiararono di aver visto aggirarsi una strana creatura alata con grandi occhi rossi. Pochi giorni dopo, il 26 aprile, ci fu la catastrofe dell'esplosione della centrale nucleare. Una testimonianza documentata da fotografie raffigura invece un essere alato volteggiare intorno a un grattacielo. Era l'11 settembre del 2001, durante il crollo delle Torri Gemelle di New York. A fronte di questi accadimenti, la vera natura di questo essere è ancora un mistero. È stata ipotizzata una relazione tra l'uomo falena e gli extraterrestri. Nel 1966, infatti, furono segnalati da più testimoni luci nel cielo e UFO. Inoltre è interessante il fatto che le antiche popolazioni indiane, le quali popolavano il territorio americano, avessero insediamenti e villaggi che non andavano mai oltre le sponde del fiume Ohio, dove si trova l'attuale West Virginia e Point Pleasant. Questo perché reputavano quell'area troppo sacra e troppo nefasta per viverci. La versione moderna degli ufologi indica questi luoghi come uno Stargate, ovvero un passaggio o una via d'accesso a più dimensioni parallele.
Gli ufologi, inoltre, sostengono che un altro Stargate si trova nella foresta del New Jersey, dove vive la leggenda del diavolo del New Jersey. Gli studiosi e gli scettici che hanno condotto ricerche sull'argomento sono invece unanimi nel ritenere che non si tratta di una creatura strana, bensì di una banalissima specie di animale ben conosciuta. Infatti, caratteristiche come occhi luminosi, grande apertura alare, testa rotonda e priva di collo sarebbero infatti ravvisabili a specie volatili notturne quali il gufo e l'allocco barrato. Questa obiezione però non spiega le enormi dimensioni della creatura descritta dai 4 ragazzi. Inoltre, dobbiamo ricordare che durante la fuga avevano raggiunto la velocità di 160 km/h e la creatura riusciva tranquillamente a inseguirli. È possibile che durante quella sera i ragazzi, in preda al panico, abbiano travisato ciò che realmente abbiano visto? Dobbiamo però sottolineare un fatto cruciale. Nel periodo di massimi avvistamenti, a Point Pleasant, arrivarono anonime macchine nere dentro le quali c'erano degli agenti, i famosi Men in Black. Nessuno seppe mai cosa facessero o cosa cercassero, ma è cosa certa che per diversi mesi i telefoni dei cittadini furono messi sotto controllo. La storia dell'uomo falena ha reso famosa la tranquilla cittadina di Point Pleasant, la quale è diventata un'icona in tutto il mondo, e i cittadini hanno addirittura reso omaggio al Mothman costruendo una statua con una placca commemorativa. Ancora oggi ci sono molti elementi che devono essere chiariti. Le vere origini del Mothman sono tuttora avvolte nel mistero. Chissà che la prossima volta che accadrà un evento nefasto, guardando nel cielo, non si scorga una strana creatura alata. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e iscriviti al nostro canale per continuare a seguire i casi più strani che avvengono nel mondo. Inoltre, nella descrizione del video troverai il link della nostra pagina Facebook e il link delle pagine collegate a questo caso. Ci vediamo al prossimo video.